La bell'Alda insuperbita, qui dal balzo si gettò, sfracellata nella valle, la bell'Alda se ne andò. L'incredibile, spesso, per la folla vale più del vero ed è più credibile. Lo scriveva Menandro nel III secolo a.C., suggerendo che l'essere umano, piuttosto che del concreto e del tangibile, fosse attratto maggiormente da tutti quei mondi invisibili che dimorano nella fantasia di ognuno di noi. Menandro aveva sicuramente ragione. Abbiamo visto demoni di ogni sorta muoversi nei fitti boschi, draghi giganteschi sorvolare cieli bassi e bestiari abbiamo scritto per abbattere queste creature e pire di legna abbiamo acceso per annientare chiunque cercasse del vero nelle statue di antichi idoli. La verità è sempre stato un problema per l'essere umano. Dove si trova la verità? E quale voce seguire? Quante persone hanno visto un mondo diverso, un universo popolato da mistiche creature, da invenzioni, marchingegni impossibili, un mondo così lontano da quello che, opaco, si specchiava nella retina della gente del tempo. Di quale tempo? Ma di tutti i tempi. E quanti di loro furono tacciati come folli? Esseri difettosi da emarginare, da rinchiudere in qualche struttura, reietti della società che avevano semplicemente le proprie verità. Menandro aveva sicuramente ragione. Menandro aveva certamente torto. Scegliete le vostre verità, così come fece la protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi. E circondatevi soprattutto di persone che credono nelle vostre verità, perché la bell'Alda non lo fece. Torniamo allora insieme nella gigantesca, meravigliosa Sacra di San Michele. Arroccata sul monte Pirchiriano a quasi 1000 metri di altitudine si erge la monumentale abbazia di San Michele della Chiusa, o più propriamente la Sacra di San Michele. Oltre alle numerose leggende che abbiamo già avuto modo di raccontarvi, la Sacra sembra conservare ancora numerosi misteri. Uno tra i più famosi è legato alla Torre di Bell'Alda, alta circa 20 metri e ubicata proprio nella parte opposta all'ingresso della Sacra. È il XII secolo. La Val di Susa è percorsa in lungo e in largo da mercenari e predoni, territorio d'elezione per conquistatori e briganti che trovano nei villaggi della valle fruttuose occasioni per depredare e razziare. In quegli anni, già assai tormentati, la Val di Susa viene scelta dal Barbarossa, nella sua quinta campagna militare in Italia, come punto di accesso per l'esercito, che nel settembre del 1177 distruggerà la città di Susa, rea di essersi ribellata a Umberto III di Savoia. A causa di queste continue incursioni, alcuni valsusini furono costretti a cercare rifugio sulle montagne. La nostra storia incomincia durante una delle tante barbarie commesse dagli eserciti del Barbarossa, quando alcuni valligiani cercarono rifugio sul monte Pirchiriano, chiedendo asilo ai monaci della Sacra di San Michele. Tra di loro vi era anche una giovane di nome Alda, tanto bella da essere conosciuta come la Bell'Alda. Ma i soldati avanzarono e dopo aver depredato case e villaggi nel fondovalle si misero sulle tracce dei fuggiaschi. In poco tempo raggiunsero la Sacra, depredando la cappella e uccidendo i monaci, che ingenuamente erano accorsi per proteggere le donne e i bambini. Fu un tentativo vano. In quell'infausto giorno i soldati trucidarono tutte quelle persone che, alla Sacra di San Michele, erano giunte chiedendo aiuto e protezione. Tutte tranne una. Si racconta infatti che la giovane Alda fosse riuscita a sottrarsi ai soprusi e alle violenze di quegli uomini
rifugiandosi nella torre che ancora oggi porta il suo nome. Lì, tra quelle umide pareti di roccia, la Bellalda iniziò a pregare, a chiedere aiuto al Signore e alla Madonna perché accorressero in suo aiuto. Ma quando i soldati la raggiunsero sulla torre, lei, piuttosto che consegnarsi a quegli uomini, decise di gettarsi nel vuoto. In quel momento, in quel disperato quanto angoscioso sacrificio, la sua fede incrollabile venne ripagata. 2 angeli giunsero in soccorso di Alda, tendendole la mano e accompagnandola in quella caduta fino a quando non toccarono terra. La Bellalda era stata salvata, ma la storia prosegue. Si racconta infatti che una volta tornata la serenità sul villaggio, Alda avesse iniziato a vantarsi di quanto le era accaduto, raccontando per filo e per segno il modo in cui era riuscita a sfuggire da quella terribile situazione. Eppure, più fiato sprecava, più nessuno sembrava crederle. Alda si infuriò e, non trovando un altro modo per convincere tutti della sua verità, decise che avrebbe provato a saltare nuovamente nel vuoto. In un pomeriggio assolato, Alda risalì gli stretti scalini della torre e si lasciò andare nel vuoto. Ma questa volta, forse a causa della sua superbia, nessun angelo accorse a salvarla. Il corpo di Alda, sotto gli occhi di tutti, si schiantò sulle rocce sottostanti. Tale fu l'impatto da lasciarne memoria nella cultura orale piemontese. Un proverbio ne riverbera l'effetto recitando: il pezzo più grosso è l'orecchio.